scrivere un pezzo forse è un po' come fare un viaggio che per quanto tu possa progettare o programmare nei minimi dettagli, poi ti porta sempre a prendere sentieri misteriosi. A volte prendo degli appunti in maniera molto disordinata su un pentagramma che porto sempre con me, a volte mi metto al pianoforte, registro delle idee al telefono. Stavo girando su Facebook in cerca di file audio di compositori che non conoscevo e ho trovato un link per il suo trio per violino, violoncello e pianoforte, un breve racconto notturno. L'ho ascoltato e mi è piaciuto molto. Dopodiché io ho avuto l'occasione di fare un concerto con l'orchestra Bruno Maderna a Forlì. Loro volevano un pezzo nuovo, io ho chiesto a Fabio se voleva scrivere qualcosa per me con l'orchestra e aveva scritto un pezzo molto bello che si chiamava Lovecraft Dream. Lui dà un prodotto complesso, però allo stesso tempo la fruibilità è massima e questa è una cosa unica. Quello con Carlo è stato uno degli incontri più importanti proprio nella mia carriera. Prima ho lavorato con Sentieri Selvaggi perché Carlo ha deciso di eseguire questo mio trio che aveva scovato su internet. Sentieri Selvaggi è un gruppo che incarna i valori che per me sono fondamentali nella musica, ovvero soprattutto la libertà di pensiero. Questa esecuzione ha avuto un discreto successo e quindi Carlo ha deciso di commissionarmi un pezzo scritto appositamente per il suo gruppo. È un brano che l'abbiamo costretto a scrivere a velocità a rotta di collo, però ha scritto un brano molto bello, diviso in 2 sezioni. Io ero preoccupatissimo, però diciamo che quando poi succede che l'istinto prende il sopravvento a volte sulla ragione, ho notato che le cose funzionano generalmente bene. Si chiama Due sogni, appunto, ispirato al libro dei sogni di Jorge Luis Borges, ed è un materiale contrastante, è lo stesso materiale elaborato in maniera completamente opposta, all'inizio in maniera molto delicata, molto sognante, ma come sempre con dei fantasmi dentro, dei suoni, di archi al ponticello, di armonici che creano comunque una sottile inquietudine. Poi c'è in mezzo una parte invece violentissima, dove lo stesso materiale viene triturato da questo ritmo incessante di ottavi, colpi di percussioni, quindi il sogno si trasforma in un incubo, diciamo quasi, con cambi di tempo, passaggi molto ritmici. Di colpo questa tensione arriva al massimo della violenza e poi scoppia e poi quello che rimane è un ricordo del sogno precedente, quindi si ritorna all'atmosfera dell'inizio e poi il brano sfuma.
venne da me per avere delle lezioni di composizione. Poi lo feci entrare in conservatorio dell'Aquila. Fabio ha avuto la possibilità di spaziare dalla polifonia rinascimentale fino alla dodecafonia e ha potuto esprimersi in tutte queste diverse forme stilistiche di composizione. E questo gli è servito fondamentalmente per cercare in se stesso uno stile diverso. Io credo che lui abbia un qualcosa di non ben definibile, e non importa nemmeno definirlo, che dentro la sua musica c'è, che fa, diciamo, superare anche il fatto che ci siano delle tecniche d'avanguardia, complesse, o che la musica comunque sia spesso talvolta violenta, stringente, drammatica. Viene fuori una musica di grande presa sul pubblico e credo che questa sia una grande forza per Fabio, che del resto nel periodo in cui l'ho conosciuto non ha fatto altro che vincere premi su premi all'estero, quindi il suo talento viene riconosciuto non certamente solo da me, ma da moltissime altre persone. Il pubblico al quale viene offerto all'ascolto la sua musica la comprende. Ne comprende la ricerca interiore, ne comprende anche la fatica dell'elaborazione, il lavorio che c'è alla base dei suoi brani, e direi anche che poi alla base di tutto c'è la tecnica. Un autore che riesce a scrivere una musica molto articolata, molto pensata e molto immediata nello stesso tempo. L'ho conosciuto tantissimo tempo fa perché era allievo di mio padre di composizione, quindi poco più che adolescente è arrivato a casa mia ed era uno dei suoi allievi prediletti. Dopo un bel po' di anni io ho deciso con alcune mie colleghe dell'orchestra di formare un quartetto un po' particolare perché 2 violini, violoncello e contrabbasso, quindi una formazione che richiede dei pezzi scritti apposta, e quindi parlando con mio padre, chiedendogli consiglio, mi ha parlato appunto di Fabio e ora insomma sono un po' di anni che suoniamo musiche sue. È una scrittura particolare, arriva molto diretta al pubblico, ma per renderla al meglio bisogna un po' capire anche il significato di quello che scrive. Spesso le atmosfere sono un po' inquietanti, i ritmi incessanti, pressanti. Una musica anche molto muscolare in alcuni momenti e va resa in un certo modo, e chiaramente poi la conoscenza non soltanto della sua musica ma anche proprio della persona ci ha fatto capire come entrare nel suo mondo. Per un esecutore conoscere bene l'ispirazione del compositore, capire come è nato un pezzo è molto importante al fine di eseguirlo. Quindi il lavoro non è finito dopo che Fabio mi ha consegnato il pezzo, ma abbiamo continuato a elaborare nuove idee per arrivare a dare questa atmosfera astratta, non tangibile, che è caratterizzata appunto dai soffi, da tutte queste tecniche nel flauto che appunto danno l'immagine, danno l'idea di una notte di luna. È un brano molto libero che si presta
ha molteplici possibilità interpretative, non presenta numeri di battute, non presenta indicazioni metronomiche, in realtà è l'esecutore che deve costruire il brano. Prima di conoscere lui ho conosciuto la sua musica. Ho conosciuto la sua musica perché fui invitato da Marlene Prodigo ad uno spettacolo dove le musiche dal vivo originali erano di Fabio. Gli chiesi esplicitamente di scrivere un pezzo per il Sestetto Stradivari. Questa cosa ha fatto sì che, oltre al fatto di aver conosciuto un compositore di cui mi interessava il linguaggio espressivo, mi ha fatto poi conoscere un uomo e il suo mondo, e in particolare il brano che poi lui ha dedicato al Sestetto Stradivari, che abbiamo suonato poi varie volte. In questo senso è un brano che non è soltanto musica, ma è vero che la composizione prende spunto da un racconto di Edgar Allan Poe, ma il tema forte è la paura dell'esclusione, la paura della morte, o la paura in senso assoluto, quindi quella della sottrazione dal rischio, dal pericolo, è qualcosa che mi ha fatto conoscere aspetti di Fabio che probabilmente non tutti conoscono. Ho cercato di attenermi a quello che era il racconto di Poe, quindi di evocare determinate situazioni come l'ossessiva presenza del sangue o questa atmosfera che sembra priva di tempo e di spazio. Si parla del rapporto con la morte, questi colpi che si sentono affidati ai violoncelli, alle viole, descrivono proprio l'ineluttabilità del destino. Noi musicisti classici affrontiamo moltissimi brani di musica contemporanea. Spesso lo strumento viene portato ai limiti estremi, a volte utilizzando quelli che volgarmente vengono detti effetti. Al contrario, Fabio utilizza lo strumento in tutta la sua gamma espressiva, utilizzando stilemi compositivi che possono essere non necessariamente ipercontemporanei, ma con un linguaggio armonico e di articolazione che invece sono molto più vicini ad un sentimento rock inteso come contemporaneo. Per me è stato importante ascoltare prima la musica di Fabio, perché in quella maniera è come se io avessi scelto di voler produrre l'emozione che in quel momento vivevo. Un mio vecchissimo maestro diceva che quando si entra in una sala da concerto, la tua temperatura corporea, una volta che il concerto è finito, deve cambiare. Se la tua temperatura corporea rimane identica durante il concerto e tu non sei un uomo diverso alla fine del concerto, c'è stato un fallimento da parte di chi suonava, ma forse anche un fallimento da parte tua che non sei riuscito a entrare in risonanza con quello che veniva prodotto sul palcoscenico. Ecco, io con Fabio, sia da spettatore che da esecutore, la mia temperatura corporea sicuramente cambia. Ogni lavoro prende poi una strada diversa. Scrivere musica significa mettersi alla prova e significa non essere mai contento, fino ad andare anche a scontrarsi con dei lati nascosti della propria personalità e anche del proprio inconscio. È un viaggio che ti arricchisce come uomo prima ancora che come musicista. È un qualcosa che io sento di dover fare, lo scrivere musica.